Bentrovati amici, allora ho un Dendrobium compressum. Dendrobium compressum che sarebbe questo qui, che è piccolissimo e che ha delle radici pressoché come dei capelli. Qualcuna è già morta come radice perché vedete che è nera, qualcuna sta cominciando a uscire fuori, è piccolissimo, piccolo piccolo. Dendrobium che è difficile tenere in vaso e lo voglio zatterare. Questa è la zattera, è già pronta con un gancetto di fil di ferro che va dietro. Lo sfagno è già qui, cercheremo di metterla insieme. Allora, questo Dendrobium è particolare perché ha questa forma unica, fina fina come pianta, se vedete di profilo, a poco come spessore, come profondità rispetto alle solite canne del Dendrobium. Questa sembra proprio, non so se neanche arriva a mezzo centimetro come spessore. Farà dei fiori, vediamo quando e come li farà. E volevo cercare di zatterarlo perché in vaso è difficile per via delle radici. Diciamo che queste che vedete qua come radici sono pressoché andate, però cercheremo di metterlo in maniera tale da poter dare ancora un po' di vita, di movimento a questa pianta. Allora cerchiamo di metterle qui. Allora, la zattera precedente diciamo che era un po' rovinata per via del fatto che si era ammuffita, si era scurita, quindi non mi piaceva tenerla in quello stato. Allora forse dobbiamo fare l'incontrario, facciamo così. Mettiamo prima lo sfagno sotto, forse questo è il sistema migliore. Così noi creiamo, mettendo lo sfagno sotto, creiamo uno strato in cui la radice può assorbire l'umidità. Se lo mettiamo sopra, soffochiamo. Questo è il consiglio migliore che ci possono dare. Ecco, sempre quando facciamo la zattera mettiamo sotto lo sfagno e sopra mettiamo la pianta, in questo caso il Dendrobium. Poi ci muniamo di questo pezzettino di fil di ferro già rivestito, cerchiamo di, sperando di averlo fatto preciso, questo è fatto, e la zattera è pressoché fatta. Eccola qua, questa è la nostra piantina. Metteremo il nome della pianta qui davanti, in modo tale che la possiamo leggere, e il gioco è fatto. Eccola qua. La lasciamo dietro, almeno non ci dà fastidio. Quando vogliamo ricordarci del nome basta che la andiamo a rivedere, non è difficilissimo. Ecco, il gioco è fatto. Se vogliamo essere sicuri di fare un bel lavoro ancora in più, se prendiamo un altro pezzettino di questo prodotto, che sarebbe fil di ferro rivestito, cercheremo di metterlo poi da qualche parte dove possa servire, non tanto dietro, perché tanto dietro non ha bisogno di stabilità. Mettiamo ancora qui davanti, così, mettiamo qui davanti, così riusciamo a sistemare il tutto. E questo è il lavoro fatto. Poi magari con l'aiuto delle pinze possiamo stringere ancora un pochino di più. Se vogliamo fare una cosetta precisa, abbiamo qui le forbici, tagliamo quello che esce fuori di eccedenza della situazione e il gioco è fatto. Questo qua dietro potrebbe anche non servire perché tanto la pianta, eccola qua. Ok, la zattera è fatta. Questo è semplicissimo, un modo diverso di tenere le nostre amate orchidee rispetto al solito vaso. Questa è una soluzione che ci permette, quando abbiamo delle radici così fine, se non vogliamo andare in fibra di cocco, vogliamo provare con la zattera. L'importante è che dobbiamo dare l'acqua tutti i giorni e garantire un'umidità dell'ambiente intorno al 60-70%. Se in casa abbiamo un'umidità che scende anche al 25%, dobbiamo stare attenti perché potrebbe essere necessario, soprattutto in estate, bagnare un paio di volte. L'importante è che dobbiamo mantenere sempre quel grado di umidità. Lo sfagno ci aiuta, però dobbiamo anche avere le condizioni domestiche, le condizioni in casa, o perlomeno controllare sul termometro che misura anche l'umidità, che non scendiamo sotto a certi parametri. Questa l'ho rizatterata perché era già in zattera, ma la zattera precedente aveva creato una muffa nera
sul sughero, quindi ho voluto fare questo lavoro di rinvaso dato che cominciamo a essere quasi in primavera. Benissimo amici, grazie di avermi seguito. Oggi abbiamo fatto questa cosa diversa dal solito, abbiamo zatterato un Dendrobium compressum, ma è anche molto unico nel suo genere. A presto, grazie di avermi seguito.